Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Droplatan Omnivision Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è Droplatan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Droplatan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Droplatan? Droplatan è un farmaco a base del principio attivo latanoprost, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico analoghi delle prostaglandine. È commercializzato in Italia dall'azienda Omnivision Italia SRL. Droplatan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Droplatan 50 microgrammi/ml Collirio soluzione 1 flacone 2,5 ml C/contagocce. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Omnivision Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: latanoprost. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto ed in pazienti con ipertensione oculare. Posologia. Dose raccomandata per adulti, inclusi pazienti anziani. La terapia raccomandata consiste in una goccia al giorno nell'occhio, da trattare. L'effetto ottimale si ottiene somministrando Droplatan 50 microgrammi/ml Collirio, soluzione alla sera. Droplatan 50 microgrammi/ml Collirio, soluzione non deve essere somministrato più di una volta al giorno, in quanto è stato dimostrato che somministrazioni più frequenti diminuiscono l'effetto ipotensivo sulla pressione intraoculare. In caso di mancata somministrazione di una dose, il trattamento deve continuare normalmente con la dose successiva. Modo di somministrazione. Come con altri colliri, al fine di ridurre il possibile assorbimento sistemico, si raccomanda di comprimere il sacco lacrimale a livello del canto mediale, occlusione puntale, per 1 minuto. Ciò deve essere effettuato subito dopo l'instillazione di ogni singola goccia. Le lenti a contatto devono essere rimosse prima dell'instillazione del collirio e possono essere riapplicate dopo 15 minuti. Se si usa più di un farmaco oftalmico ad uso topico, questi devono essere somministrati almeno a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati di sicurezza ed efficacia in età pediatrica. Pertanto, l'uso di Droplatan 50 microgrammi/ml Collirio, soluzione non è raccomandato nei bambini. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Droplatan 50 microgrammi/ml Collirio, soluzione può alterare gradualmente il colore degli occhi, aumentando la quantità di pigmento marrone dell'iride. Prima di iniziare il trattamento, i pazienti devono essere informati circa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono disponibili risultati conclusivi di interazione. Sono stati riportati casi di innalzamento paradossale della pressione intraoculare in seguito alla concomitante somministrazione oftalmica di 2 analoghi delle prostaglandine. Pertanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Droplatan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Droplatan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza del farmaco in donne in stato di gravidanza non è stata accertata. Esiste la possibilità di rischio farmacologico in corso di gravidanza, sia per il feto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Analogamente ad altri medicinali simili, l'instillazione di gocce oculari può causare una visione offuscata transitoria. Fino a quando essa non scompare, i pazienti non devono guidare o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. La maggioranza degli effetti indesiderati riguardano il sistema oculare. In uno studio clinico in aperto di 5 anni sulla sicurezza di latanoprost, la pigmentazione dell'iride è stata riscontrata nel 33%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Ad eccezione di irritazione oculare e iperemia congiuntivale non si conoscono altri effetti indesiderati oculari in caso di sovradosaggio di idroplatan 50 microgrammi/ml collirio, soluzione. In caso di ingestione accidentale di idroplatan 50 microgrammi/ml collirio, soluzione possono essere utili le seguenti informazioni. Un flacone contiene 125 microgrammi di latanoprost. pH del 90% ha metabolizzato durante il primo passaggio nel fegato. L'infusione endovenosa di 3 microgrammi/kg involontari sani non ha indotto sintomi, ma una dose di 5-10 microgrammi/kg ha causato nausea, dolori addominali, capogiri, affaticamento, vampate di calore e sudorazione. Latanoprost è stato somministrato per via endovenosa nella scimmia a dosi fino a 500 microgrammi/kg senza causare effetti importanti sul sistema cardiovascolare. La somministrazione endovenosa di latanoprost nella scimmia è stata associata a broncocostrizione transitoria. Tuttavia, latanoprost, se applicato per via topica nell'occhio ad una dose 7 volte superiore alla dose clinica di idroplatan 50 microgrammi/ml collirio, soluzione, non induce broncocostrizione in pazienti affetti da asma bronchiale moderata. In caso di sovradosaggio di idroplatan 50 microgrammi/ml collirio, soluzione, il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antiglaucoma emiotici, analoghi delle prostaglandine. Codice ATC S01E01. Il principio attivo latanoprost, un analogo della prostaglandina F2I+, ha un agonista selettivo del recettore prostanoide FP proprietà farmacocinetiche. Latanoprost, PM 432,58, ha un profarmaco esterificato con un gruppo isopropile, di per SA copyright inattivo, che dopo reazione di idrolisi nella forma acida diventa biologicamente attivo. Il profarmaco ha ben dati preclinici di sicurezza. La tossicità oculare di latanoprost, al pari di quella sistemica, è stata valutata in diverse specie animali. In genere latanoprost è ben tollerato con un margine di sicurezza tra dose. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, fosfato di sodico anidro, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di idroplatana a base di latanoprost sono Galaxia, Iopize, Lastafri, Latacris, Latanoprost Aurobindo, Latanoprost G, Latanoprost Milan Generics Italia, Latanoprost Pensafarma, Latanoprost Ratiofarm Italia, Latanoprost Sandoz, Latanoprost Zentiva, Latanostil, Latai, Collirio, Oculatax, Xalatan, Xalost. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.